Quali sono le principali festività italiane? Quante te ne vengono in mente? In questo video imparerai che cosa sono le festività, di quali tipi possono essere, ce ne sono infatti di due tipi, e quali sono le 12 festività più importanti. Le vedremo in ordine cronologico, ovvero seguendo l'andamento dei mesi. Questa è la tua prima volta su questo canale? Allora ti invito a presentarti e a dirmi di dove sei. Prima di iniziare ti invito ad iscriverti a questo canale e anche alla mia newsletter. In questo modo riceverai direttamente nella tua casella di posta elettronica le video lezioni che pubblico settimanalmente. Benvenuto o benvenuta a Italiano con Eli. Io sono Elisabetta e da molti anni aiuto chi vuole imparare o migliorare il proprio italiano. Diciamo che la cosa che mi riesce meglio è far parlare anche le persone che hanno molta difficoltà. Ma veniamo a noi. Prima di passare in rassegna le festività italiane, vediamo di capire che cosa sono. Che cosa sono le festività? Sono quei giorni particolari che celebrano degli eventi importanti. In questi giorni non si va a scuola, non si lavora e i principali uffici e luoghi pubblici sono chiusi. Le festività italiane possono essere di due tipi. Da un lato abbiamo le festività civili, che quindi ricordano degli eventi importanti della storia italiana, e dall'altra invece abbiamo le festività religiose, legate pertanto alla tradizione del cristianesimo. Vediamo ora quali sono le festività più importanti partendo dal mese di gennaio. Il Capodanno, capo significa inizio, principio, celebra proprio l'inizio del nuovo anno. Un appuntamento imprescindibile del Capodanno è il tradizionale concerto da Venezia. Dal 2004 ogni 1° gennaio si svolge questo concerto che viene trasmesso dal Gran Teatro La Fenice. La particolarità di questo concerto è che è suddiviso in due parti. Nella prima parte ci sono i brani sinfonici o comunque interpretati solo dall'orchestra. Nella seconda invece ci sono i brani di opera lirica. E indovina, secondo te, qual è la parte che preferisco? Naturalmente la seconda. Questa seconda parte viene trasmessa sia dalla Rai che in Mondovisione e un mio sogno nel cassetto è proprio quello di andare al concerto di Venezia di persona. Il 6 gennaio è l'Epifania, festività cristiana che celebra la visita dei Re Magi a Gesù. Si tratta di una ricorrenza con un forte valore religioso, che però è anche legata a tradizioni e a folclori locali, che affondano le proprie radici in rituali pagani e precristiani. Molto probabilmente avrai già sentito parlare della Befana, figura di origini pagane che inizialmente fu ostacolata dal cristianesimo e successivamente fu assimilata all'interno delle festività religiose. La Befana è una vecchietta un po' brutta ma molto simpatica che piace molto ai bambini. La Befana viaggia su una scopa e nella notte tra il 5 e 6 gennaio porta dolci e regali ai bambini che sono stati bravi. Ai bambini che non si sono comportati bene porta invece del carbone.
È una figura folcloristica legata alle festività natalizie e in alcune zone è amata tanto quanto Babbo Natale. Nei mesi di febbraio-marzo si celebra il Carnevale, festività che non ha una data fissa ma è sempre in questo periodo. Le origini del Carnevale sono antichissime, risalgono ai riti etruschi e romani volti a celebrare il ritorno della fertilità e il passaggio dall'inverno alla primavera. Il Carnevale che noi tutti festeggiamo oggi è strettamente legato alla Pasqua e quindi alle festività religiose. Prima della Pasqua c'è la Quaresima, periodo durante il quale mangiare carne, specialmente in passato, era vietato. Ebbene, il Carnevale viene proprio prima, quindi precede il periodo della Quaresima. La parola carnevale deriva infatti dal termine latino carnem levare, che significa eliminare la carne e sta a indicare proprio il banchetto del martedì grasso che precede il digiuno della Quaresima, che inizia con il mercoledì delle ceneri. La data del Carnevale non è fissa, ma si calcola in base a quella della Pasqua. Che cosa si fa a Carnevale? Scherzi, naturalmente. Ci sono sfilate, ci sono balli e si mangiano anche degli ottimi dolci, tra cui le castagnole e le frittelle. Il Carnevale di Venezia è uno dei più antichi e celebri al mondo. Per un'intera settimana Venezia si trasforma in un ballo mascherato e le vie sono piene di persone che hanno degli abiti sontuosi. Dopo il Carnevale viene la Pasqua, che è la festività più importante per i cristiani, che celebra la resurrezione di Gesù. La Pasqua è sempre di domenica e anche il giorno dopo Pasqua è festivo, è il lunedì dell'Angelo per la Chiesa e Pasquetta per tutti. Cibi tradizionali di questa festività sono l'uovo di Pasqua, la colomba e la pastiera napoletana, buonissima, assolutamente da provare. Ad aprile si celebra la liberazione dell'Italia dall'occupazione nazifascista. In particolar modo il 25 aprile 1945 i partigiani liberarono le città di Milano e Torino. Se stai imparando qualcosa di nuovo, ti chiedo di mettere un mi piace e di condividere questo video anche con i tuoi amici. Il 1° maggio è la festa del lavoro e dei lavoratori. È una festa che si celebra in tutto il mondo e che ricorda l'impegno dei movimenti dei lavoratori per raggiungere maggiori diritti e migliori condizioni economiche e sociali. Il 2 giugno 1946 gli italiani, con un referendum, trasformano l'Italia da monarchia a repubblica. Il re va in esilio. Nasce così la Repubblica Italiana. Questa è una data fondamentale anche perché le donne per la prima volta andarono a votare. Ne ho parlato in questo video in cui ho preso in considerazione anche altri aspetti legati alla cultura italiana. Troverai il link nella descrizione qui sotto. Ferragosto è una festività sia religiosa che civile. Si celebra il 15 agosto ed è una festa d'estate in cui si fanno delle gite fuori porta, dei picnic, si vedono gli amici.
Da un punto di vista religioso si celebra l'Assunzione di Maria in cielo. Il 1 novembre è la festa di tutti i santi, ognissanti, festività religiosa che celebra i martiri e i santi della Chiesa. In Italia è consuetudine andare a trovare i propri cari defunti al cimitero e portare loro dei fiori. Il 1 novembre è collegato anche al 2 novembre, giornata nella quale si ricordano i defunti. Si tratta però di una giornata feriale. L'8 dicembre è l'Immacolata Concezione, festività religiosa che celebra la Vergine Maria. L'8 dicembre c'è però anche la tradizione di addobbare l'albero di Natale. Di solito viene addobbato insieme a tutta la famiglia. Il 25 dicembre si celebra il Natale. A proposito, vuoi riuscire a fare gli auguri davvero italiano o italiana? Allora ti consiglio di guardare questo video. L'audio è un po' basso, ma ti assicuro che è fatto molto bene. In questo modo riuscirai a scrivere un'email o un SMS. Perfetto! E se vuoi sapere se conosci bene il Natale italiano, le tradizioni italiane, ti puoi cimentare con questo video. Infatti si tratta di un quiz sul Natale. Troverai il link di entrambe le video lezioni nella descrizione qui sotto. Anche il giorno dopo Natale è festivo. Si celebra infatti il primo martire cristiano, Santo Stefano. E tu che cosa mi racconti? Esistono queste festività nel tuo paese? Alcune naturalmente no, perché sono legate alla storia italiana. Però quali ricorrenze ci sono nel tuo paese? Sono curiosa, scrivimelo nei commenti. Se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di far conoscere questo canale anche ai tuoi amici. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione. Ci vediamo la prossima volta, sempre su Italiano con Eli.